Ce l'abbiamo fatta! Eccoci qua ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Perdonatemi il modo in cui sono, l'audio, la luce, tutto. Non ho portato niente, ho portato solo la videocamera, che però utilizzerò solo in alcuni momenti. Questo è un test per vedere anche con l'iPhone come funziona. E ho appena fatto la doccia, ho ancora il baffo dall'India che non ho ancora tagliato e ancora ho il jet lag. Quindi in questi giorni sono appena arrivato in appartamento e diciamo che il piano è quello di tenere comunque una routine anche qui in Giappone, una routine sana, quindi continuare con tutto quello che faccio a casa. Quindi il piano dello stare in Giappone non è fare una vacanza, starò qui 3 mesi, di cui 2 mesi e mezzo a Tokyo e poi gli ultimi 15 giorni in giro, devo ancora vedere dove. Ma il piano è quello di lavorare qua, fare tutto qua, quindi alzarmi presto la mattina, fare tutto quello che devo fare, yoga, la routine e tutto, palestra e poi al pomeriggio girare per Tokyo, anche perché sennò cosa sono qui in Giappone a fare? Quindi diciamo che ho ancora un po' di jet lag dall'India, da tutto, faccio ancora un po' fatica, ma in questi giorni, oggi è il terzo giorno, quindi già pian piano sto iniziando ad alzarmi prima e ad andare a letto prima, quindi ci vuole un po' di tempo, ma ottimo. Questi paio di giorni diciamo che ho registrato qualcosina, ma non sono mai riuscito a trovare un momento perché comunque siamo arrivati dopo 12 ore di volo. Scalo a Shanghai e tra l'altro quando sono andato in India, per chi ha seguito il mio vlog, ho dovuto imparare delle pratiche nuove e queste pratiche nuove che richiedono circa un'oretta extra al giorno di yoga, diciamo che di meditazione e yoga mi occupano una bella parte della giornata perché comunque vanno fatto un paio di volte al giorno, è un po' un casino e quindi c'è da farlo per 2 volte al giorno per 40 giorni, un mandala intero, quindi il mio viaggio a Shanghai, cioè come con scalo a Shanghai e stare qua è un po' difficile per questi 40 giorni, purtroppo è capitato tutto in un momento diciamo così. Ecco, provo a usare la videocamera così vediamo se è meglio. Quindi diciamo che ho fatto lo scalo a Shanghai, ho dovuto fare questo meditazione in aeroporto, ho dovuto fare tutto in aeroporto e tuttora qui devo alzarmi molto presto per cercare di fare tutto prima di poter uscire. Però in qualche modo si fa. Mi sono rimaste tante cose dall'India, sono ancora un po' scosso, però è tutto molto bello. Quindi abbiamo prenotato tutto, è tutto a posto, siamo arrivati e in questo paio di giorni diciamo che abbiamo sistemato l'appartamento. Siamo arrivati all'aeroporto di Narita, un'oretta e mezza per arrivare a Tokyo e l'appartamento è nella zona di Otsuka, vicino a Ikebukuro, quindi 20 minuti a piedi da Ikebukuro che è verso nord di Tokyo. E diciamo che Tokyo è connessa da tantissima metro, ma questa zona, questa metro praticamente un po' principale, si chiama Yamanote Line ed è un po' un cerchio verde che copre tutte le zone principali di Tokyo, ecco. E Otsuka è una di quelle sulla Yamanote Line. Quindi diciamo che ci accomoda perché dall'appartamento sono 10 minuti a piedi per arrivare alla stazione e da lì poi possiamo andare a Shinjuku, Shibuya, Ginza, tutte le zone di Tokyo in modo molto semplice. Questo paio di giorni in realtà l'abbiamo preso per sistemare l'appartamento, pulirlo, abbiamo pulito completamente tutto, adesso ve lo faccio vedere. Qua metti la chiave per entrare e qua per la posta, eccetera. Praticamente sali da lì, c'è sia l'entrata qua che quella che avete visto, e c'è il Lawson. Questa è la zona e questa è la stanza. Allora, questo è da dentro, quindi qua è la porta che avete appena visto, qua c'è la luce automatica e questo qui è praticamente l'armadio. Non vi faccio vedere ovviamente le cose che ci sono dentro, ma abbiamo sistemato tipo scarpe, cose della palestra qui e le scarpe. Questa è la piccola zona dove c'è l'entrata nelle case giapponesi. Non entri con le scarpe anche perché c'è il parquet, quindi le scarpe qua si mettono le ciabattine oppure scalzi. E questa è la cucinetta che stiamo parlando ovviamente di 26 metri quadri, quindi in Giappone è anche già abbastanza, ma per noi è un po' pochino, ma c'è tutto, loro sono stati super carini, come vi ho fatto vedere, ci hanno portato le cose nuove, come la padella e alcune cose. Questo è per asciugare, qua c'è tutto, qua abbiamo preso già qualcosa da mangiare e io vi ho fatto vedere che mi prendo sempre i pancake la mattina, poi ho le proteine, gli integratori, ci siamo presi qualche snack e qua praticamente c'è tutto. Siamo presi
Qua c'è il bollitore, cose per le proteine, qua i piatti e qua funziona tutto. Qua è un piccolo, sono i 2 cestini, è un po' difficile qua la raccolta differenziata, ma quando poi si capisce come funziona è abbastanza semplice. Giù praticamente nell'appartamento c'è una stanza dove portare le cose di raccolta differenziata, quindi è molto semplice, un po' come da noi. Questo è il bagnetto, che vi devo dire, per essere quella con la ventola, qua abbiamo messo la roba da pulire. Vi devo dire, qua ovviamente il bagno è quello giapponese con tutte le cose, riscaldato, quindi bellissimo. Abbiamo appena fatto la doccia, quindi c'è un po' di umidità, ma è normale. E abbiamo lavatrice e lavasciuga, quindi bellissimo. Questo sono io in tuta. Qua abbiamo messo tutte le cose per il bagno, questo aiuta anche per la skincare, per dividere le cose, quindi ogni spazietto è utilizzato nel modo corretto. Qua tutte le mie cose, qualche profumo, cose per i capelli, e qua le cose di Claudia. Qua dentro invece, praticamente non essendoci una finestra, c'è la doccia qua, non essendoci una finestra, hanno messo questa ventola 24 ore, si chiama, e come vi ho detto ho dovuto impararmi tutte queste cose qua per capire, non solo qua ma in tutta la stanza, e dove fanno anche, c'è l'asciugatura dei vestiti, infatti si asciugano un po' qua, un po' là, anche un po' in stanza. Qua ci sono le varie cose, la ventola più potente, meno potente, ma per 24 ore questa ventola va tutto il tempo. Qua c'è la doccia, ma anche qua si può bagnare, quindi non c'è nessun problema. E qua niente, semplicemente devo appoggiare le cose. Quindi questo è il bagnetto. E poi qua c'è la porta che divide, che si può chiudere e aprire e bloccare. E praticamente c'è la stanzina. Ok, vi faccio vedere la stanzina. Qua abbiamo messo le nostre cose, gli integratori, tutti gli integratori. La stanza non era così all'inizio, l'abbiamo un po' spostata, anche se non si poteva fare, diciamo, non c'era un permesso vero e proprio per farlo, ma il letto era di là, quindi non solo era a nord, e per lo yoga non è il massimo avere la testa a nord, ma non si vedeva nemmeno la TV, che poi abbiamo scoperto non è neanche una smart TV, però vabbè, alla fine vediamo anche i canali giapponesi senza problemi, impariamo un po' di più, ho imparato anche quali sono i canali migliori e meno. Qua abbiamo pulito tutto, bellissimo, qua ho messo le mie cose, le valigie, qua c'era un lo stand della TV, dato che era un posto inutilizzato, usiamo questo per tenere le valigie vuote, perché non è che c'è molto spazio. Questi cuscini qua io li uso la mattina per fare yoga, ci sono le varie prese ovunque, ovviamente ricordatevi che se venite in Giappone dovete prendervi la presa separata. Il letto molto comodo, un po' strano, i cuscini sono molto duri, ma alla fine si dorme anche bene. Qua ci sono i caricatori, li teniamo i libri, le varie cose. Questo ve l'ho fatto vedere. Questo è per fare i video, ho portato anche la videocamera e un paio di treppiedi. Il cestino, abbiamo un piccolo balconcino dove c'è il blocco e vi faccio vedere cosa c'è fuori. Si apre tutto e questo qua è il balconcino, quindi in realtà non è che c'è molto, l'ho lavato ieri, e questa è un po' la via che si vede davanti, ma c'è anche quella in cui c'è anche dietro, quindi c'è il davanti e il dietro della casa. Oggi non c'è un tempo bellissimo, però lì c'è un parco e ci sono tutti i negozietti vari, la zona che vi ho fatto vedere. Dall'altra parte invece, vi faccio vedere dopo, c'è proprio un Family Mart, un combini attaccato, quindi carino. E questo qua quindi è l'appartamento. Questo qua si può attaccare praticamente, questo qua si può staccare per stendere le robe, è molto utile. E basta, questa è la casa. Abbiamo sistemato tutto, abbiamo fatto la spesa, comprato le cose per la casa, il beauty, e cercato anche su internet, fatto varie ricerche sulle app migliori da utilizzare, sui migliori supermercati, sui migliori negozi, dove comprare le cose a meno, dove risparmiare, dove si può risparmiare, insomma abbiamo un po' sistemato il tutto. Ho trovato delle app molto utili, come l'app di Google Translate per poter tradurre, diciamo, anche al supermercato tutte quelle cose che si possono, che si vedono con Google Lens, è molto semplice. Anche ad esempio qua per capire come funziona la televisione, come funziona la lavatrice, come funziona semplicemente il bagno, ci sono delle cose tutte in giapponese, quello è stato molto utile. Mentre lei sta pulendo tutto, abbiamo pulito tutta la stanza, abbiamo sistemata,
sta asciugando i vestiti. Io sto cercando di capire tramite Google Lens, quindi ho scoperto che esiste questa cosa incredibile. Sto cercando di capire come funziona la TV, tutte le cose in stanza, il bagno, tutte quelle cose scritte in giapponese che non pensavo. Tipo questo è un ventilatore e non ne avevo idea. E tutte le cose tipo lo scaldabagno, eccetera. Intanto a capire tutti i canali. Poi c'è un'app che aiuta il negozio a capire che cos'è quella cosa che stai comprando, quindi anche quella cosa lì molto utile. Un'altra app molto molto utile è che noi siamo andati all'inizio in cerca della SIM e avevamo visto, a parte le classiche eSIM da turisti, volevamo comprare qualcosa per local perché costano ovviamente meno. E purtroppo il problema è che noi, stando 3 mesi, non siamo né residenti né turisti, è una via di mezzo. Tant'è che il nostro non è un Airbnb, è un preso con un'agenzia di short term, si chiamano, no? Short e medium term. E quindi il problema cos'è? Che non essendo residente non hai né il numero giapponese né la residenza e quindi tante cose non si possono fare, come ad esempio la SIM. Tant'è che volevamo fare la SIM, non siamo riusciti a farla e bisogna fare una SIM prepagata oppure le SIM quelle da 30 giorni, eccetera, ma costano un sacco di soldi perché sono per turisti. E quindi noi siamo in quella via di mezzo tra un turista che quindi spende tanto e un local che quindi deve tenerlo per tanto tempo che non ne vale la pena. Tant'è che alla fine abbiamo detto, ma senti, io intanto provo col wifi, che qua in casa abbiamo il wifi, e in giro abbiamo scoperto che c'è quest'app che si chiama Wi-Fi Auto Connect, qualcosa del genere, che praticamente ti permette di connetterti automaticamente a wifi gratuiti in giro per Tokyo, che ce ne sono tantissimi, a cui ti eri già connesso in passato. Quindi è un po' come una mappa, come in Pokémon Go quando vai a cercare tipo che le zone, quando entri in una di queste cose qua, in uno di questi wifi ti scrivi una volta, ci vuole un secondo, poi ti si autoconnette la seconda volta in cui vai. E quindi ti dico che alla fine, facendo il lavoro importante di mattina e poi uscendo al pomeriggio, mi sa che la SIM neanche mi serve, perché alla fine faccio tutto col wifi quando sono in casa, quando esco se mi serve trovo dei wifi gratuiti, mi si connette anche in modo automatico nelle zone in cui vado di più, ma che vada in un bar, in un Starbucks, in un posto c'è sempre, quindi alla fine non lo sto neanche utilizzando, penso che non lo farò e risparmierò un po' di soldi. Invece dove non gli ho risparmiati i soldi è la palestra. Ecco, tutto pronto e adesso andiamo a cercare una palestra, quindi dobbiamo allenarci qua, teniamo lo stesso tipo di allenamento e dieta, quindi andiamo prima in una palestra e poi a fare la spesa per cucinarci le cose giuste. Alla fine siamo iscritti a questa qua, Central Sport, quella più vicina, che è praticamente qui dentro. Perché comunque, come vi ho detto, voglio iscrivermi, cioè mi sono iscritto in palestra perché voglio continuare la mia routine qua, la mia dieta e tutto. E il cibo, ok, costa meno, abbiamo fatto vari calcoli che alla fine mangiare fuori e mangiare a casa non cambia così tanto di prezzo. Diciamo che una mia porzione di riso, pollo, 150 grammi di riso, 150 grammi di carne e un po' di verdure, alla fine andiamo a spendere sui 3-5 euro a pasto, metti sui 3 euro a casa. Fuori dai 4 ai 6 euro, anche meno, anzi in realtà a casa dai 2 ai 4 euro, fuori dai 3 ai 5 euro, questa è la media, poi ovviamente dipende da quello che vuoi mangiare, però nella media di tipo pasti che prendi in giro, ramen, queste cose qua semplici, ci può stare, quindi diciamo che per la maggior parte delle volte cerchiamo di mangiare a casa anche perché puoi controllare quello che mangi a livello proteico, a livello di tutto. Però diciamo che se la sera siamo in giro, mangiare fuori non cambia così tanto. Quindi il piano è fare colazione comunque con i pancake proteici a casa, prendermi i miei integratori, pranzare a casa e poi partire dopo aver fatto tutto il nostro lavoro. Magari una merenda anche, o magari la merenda ce la portiamo via, abbiamo comprato yogurt proteici, banane e magari la sera a mangiare qualcosa fuori. Anche perché in realtà la mia dieta era stata fatta con le calorie che faccio e consumo in Italia, ma qua si cammina tantissimo, quindi ovviamente consumerò di più, quindi posso permettermi anche di mangiare qualcosa extra. E il problema c'è stato anche con la palestra. Perché? Perché siamo andati in 3 palestre che abbiamo attorno a casa, ma una palestra praticamente costava molto di più per i turisti, quindi costava 110 euro al mese per i turisti invece che 60 al mese, qualcosa del genere, con 3 mesi di abbonamento. Ed era la Gold Gym. Un'altra era la Anytime Fitness, ma siamo entrati e ci hanno mandato via, nel senso che essendo un posto molto local, Otsuka,
È bello perché hai tutti i negozietti, cose carine. Otsuka è una zona molto molto carina, come vi dicevo, è tutta local. Ci sono proprio quelle vie, che tra l'altro è comunque piena di gente, però tu hai la stazione piena di cose moderne. C'è Starbucks, McDonald's, c'è il Don Quixote, c'è di tutto e di più, centri commerciali, di tutto e di più. Poi ti allontani un po', vai in queste viuzze bellissime dove ti perdi tra le case, molto pulite, molto belle, dove ci sono giardini e c'è solo gente local, quindi non vedi i turisti. Sei un po' fuori, è più tranquilla, ci sono i negozietti locali, c'è l'ortofrutta, queste cose qua, combini tantissimi. E quindi è molto bello per noi, ma allo stesso tempo non parlano quasi mai da nessuna parte inglese, a differenza magari di Shibuya o altre zone, e tutte le cose sono fatte per local, come la palestra. E quindi lì non parlavano inglese e quindi ci hanno detto di portare qualcuno che parlasse giapponese per per poterci scrivere perché ci sono tante cose da spiegare. E noi cosa possiamo fare? Oltre che parlare qualcosina in giapponese, ma è molto difficile quando ti ritrovi qui. Io è da un anno che studio giapponese, ma quando sei qua poi devo un attimo abituarmi. Adesso pian piano con la TV e tutto mi sforzerò a parlare sempre giapponese, quindi è un po' complesso, però ci si prova. E quindi alla fine siamo andati in una terza palestra dove ci hanno aiutato tantissimo in realtà, ci hanno aiutato molto, ci hanno anche regalato la tessera perché il problema anche di avere di essere stranieri, di avere l'app store settato in Italia, non puoi scaricarti tutte le app giapponesi. Quindi, esempio stupido, la palestra aveva l'app col QR per poter entrare in palestra e noi non potevamo scaricarla. Quindi serviva la tessera, che costava tipo 7 euro farla, e ce l'hanno regalata perché era l'unico modo che avevamo. E c'era questo ragazzo che ci faceva da traduttore praticamente, ci ha fatto da interprete che lavorava lì, era l'unico che parlava inglese, e quindi è una palestra un po' per tipo anziani, gente del posto, un po' wellness, ma va benissimo, è attaccata a casa, ha tutto quello che ci serve, e alla fine spendiamo praticamente 60 euro al mese, che insomma è più che in Italia, però vabbè, è capibile. In realtà dentro c'è anche la sauna, c'è anche la piscina, ci sono tante cose, noi useremo solo la palestra, però c'è tutto quello che ci serve e va benissimo così, abbiamo risparmiato su altro. E basta, siamo andati nei negozietti locali, stiamo imparando quali sono i negozietti migliori, qualche ricerca per capire meglio la cosa, abbiamo comprato cose per la casa, abbiamo pulito il tutto, abbiamo comprato la prima spesa, stiamo cercando di un po' orientarci e poi abbiamo fatto un paio di giri, siamo andati ad Harajuku, siamo andati a Shibuya, oggi andiamo a qualche altro evento, stiamo organizzando un po' il tutto, quindi stiamo un po' orientando. Ad Harajuku c'era questo evento di Loewe per Studio Ghibli, molto carino anche quello, e poi abbiamo mangiato qualcosina fuori, abbiamo cercato i ristoranti, abbiamo fatto delle ricerche sui ristoranti che costano meno. Stasera andiamo a mangiarci una pizza, perché noi mangiamo sempre la pizza il sabato sera, e c'è questa pizza a 500 yen, che sono praticamente 3 euro, 3 euro e qualcosa, e quindi proviamo ad andare a vederla perché è votata molto bene. E basta, l'appartamento è molto carino, vi dicevo, la zona è molto carina, si riesce a far tutto, c'è solo un po' da organizzarsi, però sono molto contento di stare qua. Saranno 3 mesi, 2 mesi e mezzo molto interessanti, e poi mi troverò con degli amici, mi troverò con altra gente, però questo al momento è la situazione. In caso vi aggiorno se ho altre cose da dirvi prima di concludere questo video. L'idea è quello di fare un vlog settimanale, quindi raccontarvi un po' la mia esperienza ogni settimana, cercando di inserire tutto nel minor tempo possibile. Ovviamente questo video sarà un po' più lungo perché sarà il primo video in cui vi faccio vedere il mio appartamento e tutto, però questa è un po' l'idea. Ecco qua ragazzi, l'appartamento l'ho trovato da Metro Residence, che è un'agenzia real estate di Tokyo. Sono stati molto carini, ci hanno fatto anche uno sconto, quindi sono stati super carini. Lo sconto ci hanno fatto in cambio di dei contenuti comunque, però molto bravi, molto gentili, ci hanno aiutato a trovare l'appartamento giusto. Poi 2 o 3 appartamenti li volevamo, ma alla fine li hanno presi perché tanta gente li vuole. Questo qua era, diciamo, l'unico un po' rimasto che ci piaceva, ed era nella zona che ci piaceva, in una delle zone che ci piacevano, e quindi mi ho detto boh, vabbè, proviamo, non proviamo. Alla fine siamo rimasti molto contenti, si sta molto bene qua, quindi la zona è giusta e bello, niente da dire. A fine mese vi dirò anche quanto stiamo spendendo, perché devo capirlo anch'io. Poi se avrò consigli, altre cose, se avete domande, ragazzi, io sono qua, o comunque su Instagram potete vedere le mie storie ogni giorno. E basta ragazzi, grazie mille, ci vediamo al prossimo video.